Come scrisse lo storico Valerio Massimo Manfredi, la storia della tomba di Alessandro è la storia di un'avventura, districare le infinite leggende dai fatti, interpretare le fonti storiche, lacunose e contraddittorie, addentrarsi nel mito equivale a muoversi verso una meta enigmatica e sfuggente come i miraggi del deserto. Nel 321 a.C. una colonna di soldati attraversava l'Oriente, scortando un carro ricoperto d'oro e ornato di mosaici e dipinti. Sul carro vi sono un trono e un sarcofago, chiuso da un coperchio d'oro e ricoperto da un drappo di porpora. Al suo interno giace uno dei personaggi più leggendari dell'antichità, Alessandro III, re dei Macedoni, colui che, realizzando il sogno di suo padre Filippo, ha conquistato tutta l'Asia arrivando fino alla foce dell'Indo. Noi oggi lo conosciamo con il nome di Alessandro Magno, il Grande. Dopo questo straordinario personaggio, la storia non sarebbe più stata la stessa. L'Oriente, allora conosciuto, fu investito da un ancora oggi sorprendente fenomeno culturale chiamato ellenismo, che ha coinvolto le arti, la religione, l'architettura e il modo stesso di pensare degli uomini e donne dell'epoca. Un fenomeno durato almeno fino alla conquista romana, la cui civiltà ne subì anch'essa il fascino. Sappiamo per certo che Alessandro, conosciuto poi come il Grande, dopo aver sottomesso quella parte del globo, stava progettando di invadere anche l'Occidente, quindi anche l'Italia e l'ancora fragile Roma. Abbiamo testimonianze storiche che documentano una certa preoccupazione serpeggiante tra i senatori della Repubblica Romana. Ma il 13 giugno del 323 a.C. accadde l'impensabile. Nella sua reggia Babilonia, che Alessandro aveva eletto a nuova capitale del suo nuovo impero universale, al termine di una breve malattia, il grande Macedone morì a soli 33 anni. Ancora oggi le misteriose febbri che lo colsero fanno avanzare in molti il dubbio che sia stato avvelenato in seguito ad un complotto. Forse, si è spinto qualcuno ad affermare, ispirato dal suo antico maestro, il filosofo Aristotele. In effetti, in molti erano scontenti della scelta di Alessandro di trasformare l'impero in un modello di integrazione ecumenica di popoli e culture diverse. Il suo entourage macedone voleva infatti dominare i persiani, non trattarli come pari. Il matrimonio del re con Rossane, figlia del satrapo della Bactriana, e l'adozione dei costumi e dei cerimoniali persiani, tra cui la famigerata proschinesis, ovvero l'atto di prosternarsi davanti al re, era considerato dai rudi macedoni, per i quali il sovrano era un primus inter pares, un affronto gravissimo. Oltre alla teoria del complotto, potrebbe esserci anche una spiegazione più banale. Se proviamo a leggere un po' la sua biografia, possiamo ipotizzare agli eccessi di una vita spericolata. I macedoni erano infatti dei grandissimi bevitori e potrebbero aver fatto la loro parte nella dipartita di Alessandro. Comunque siano andate le cose, la sua salma, opportunamente imbalsamata alla maniera egiziana, partì da Babilonia, diretta all'estremo ovest del deserto egiziano, dove si trovava l'oasi di Siwa, famosa per il santuario di Zeus Ammone, nel quale anni prima il Macedone era stato riconosciuto dall'oracolo come figlio del dio e come tale consacrato di una natura sovraumana e destinato quindi a regnare su tutto il mondo. Le ultime volontà del re prescrivevano infatti di essere sepolto nell'unico luogo degno di accogliere le sue spoglie. Tuttavia, lo splendido sarcofago d'oro non sarebbe mai giunto a destinazione. Il generale Tolomeo, uno dei suoi più fidati amici e tra coloro che si erano spartiti l'impero con gli altri generali alla sua morte,
appropriandosi dell'Egitto, di cui sarebbe diventato re, e fondando così la dinastia tolemaica o Iagide, Tolomeo intercetta la processione mentre sta attraversando la Siria, dirotta il carro regale e tumola la sua salma a Menfi. Ma perché lo fece? Perché ogni potere regale ha bisogno di una legittimazione, che sia divina oppure terrena. Nel caso di Tolomeo, ospitare il corpo di Alessandro in Egitto gli avrebbe conferito una potentissima giustificazione del potere regale da poco acquisito, nonché una condizione di primato sugli altri regni ellenistici, nati dalla disgregazione dell'impero alessandrino. Fu lui o il suo successore, Tolomeo II Filadelfo, a trasferire in seguito il corpo del Macedone nella nuova meravigliosa capitale dell'Egitto, Alessandria. Sta di fatto che il mausoleo cadde in rovina intorno al 90 a.C., quando Tolomeo Alessandro X decise di fondere il meraviglioso sarcofago d'oro del condottiero, sostituendolo con uno di minor pregio in alabastro. Negli anni a seguire i sovrani d'Egitto non tributarono più gli onori dovuti alla memoria di Alessandro Magno. Cleopatra addirittura fece prelevare dal mausoleo gli ultimi tesori per finanziare la guerra di Marco Antonio contro Ottaviano. E quando questi, in seguito alla conquista romana dell'Egitto, visitò il Soma intorno al 30 a.C., dimostrò tutto il suo sdegno per l'ex dinastia regnante, rifiutando di rendere onore alle tombe dei Tolomei. Da allora e per secoli il grande conquistatore riposò nel fastoso sepolcro, che fu oggetto di pellegrinaggi anche da parte di imperatori romani, finché non se ne seppe più nulla. A pensarci bene, la cosa ha dell'incredibile, perché non stiamo parlando di un anonimo individuo, ma di un personaggio conosciuto universalmente, per cui la sua tomba era sotto gli occhi di tutti, venerata e curata. Come ha potuto cadere così nell'oblio fino a non conoscerne oggi più nemmeno l'ubicazione? Già nel IV secolo d.C. Giovanni Crisostomo, in una sua omelia sulla vanità di ogni gloria terrena, afferma ai fedeli: «Dov'è, ditemi, la tomba di Alessandro?» A distanza di secoli la domanda del padre della Chiesa è la stessa che ci poniamo noi oggi. Nel corso dei decenni si è più volte annunciato di avere localizzato il sito del favoloso sepolcro, il cui ritrovamento, è bene dirlo, rappresenterebbe uno dei sacri graal dell'archeologia. Tuttavia, nessuno finora è stato in grado di fornire delle ragionevoli ipotesi sulla sua reale ubicazione. Dobbiamo anche dire che le testimonianze degli antichi scrittori non sempre sono chiare e univoche, ma la loro lettura ci permette di ricavare alcune certezze. Ad esempio sappiamo che già dal III secolo a.C. la tomba del Macedone si trovava ad Alessandria ed era nota con il nome di Sema, la tomba, ovviamente per eccellenza, o Soma, il corpo. Il geografo greco Strabone visitò la città intorno al 24-20 a.C. e riferisce che il sepolcro si trovava nei quartieri reali, in un recinto che conteneva le tombe dei re Tolomei. I quartieri reali, dunque, ma dove si trovano? Mica facile, la reggia dei Tolomei era immensa e occupava un quarto dell'intera città. Inoltre l'aspetto di Alessandria è stato stravolto nel corso dei secoli, per cui oggi resta pochissimo di quella che fu una delle più superbe città del mondo antico, capace di gareggiare in bellezza e fasto con la stessa Roma. L'esistenza del Sema è documentata ancora nella prima età imperiale. Secondo lo storico Svetonio, Augusto visitò il sepolcro e depose sul capo della mummia di Alessandro una corona d'oro. Celebre l'episodio in cui, quando gli venne proposto di visitare le altre tombe reali, Augusto rispose: «Sono venuto a vedere un re, non dei cadaveri». Anche Caligola visitò il sepolcro, ma solo per spogliare la mummia della preziosa corazza d'oro che la rivestiva. Altri imperatori romani visitarono il Sema, ma l'ultimo di cui si ha notizia è Caracalla, che tolse
al feretro i gioielli e la tunica per poter toccare con mano quanto appartenuto al più grande condottiero della storia. Il Sema entra ufficialmente nella leggenda agli inizi del III secolo d.C. Sono questi anni di turbamenti caratterizzati da forti tensioni sociali e religiose. Alessandria era un teatro di gravi disordini e lotte tra i pagani e i cristiani in seguito agli editti teodosiani del 391 d.C., una serie di provvedimenti e atti volti a reprimere i culti pagani, ad esempio impedendo qualsiasi sacrificio animale e l'accesso ai templi anche solo per ammirarne le opere d'arte. Il collasso poi avvenne con i decreti di Teodosio, imperatore, Nemos e Ostis Polluat del febbraio 391 e soprattutto per l'editto Gentilicia Constiterit Superstizione del novembre del 392. Con questi due atti veniva messo al bando ogni forma di sacrificio legato agli antichi culti, persino in forma privata, compresi i lares e i penates domestici tanto cari ai romani, e con la proibizione di avvicinarsi a statue e santuari con fine religioso. Tali atti vennero giudicati come dei crimen maiestatis, ovvero atti di lesa maestà, punibili con la perdita dei diritti civili, pesanti multe e, in caso di persistenza, perfino la morte. Fu in questo clima di terrore che il vescovo di Alessandria Teofilo promosse la distruzione dei templi della città, compreso anche il celebre Serapeion, o la loro conversione in chiese cristiane. Nei tumulti che seguirono tra pagani e cristiani, le distruzioni di opere d'arte e monumenti del passato, oltre che di conoscenza, in quanto forse fu in questo momento che vennero perduti molti inestimabili documenti della grande biblioteca di Alessandria, si perde la memoria della tomba di Alessandro. Questa è stata interpretata da molti studiosi come la prova che il Soma non esistesse più e in pochi ne conservarono la memoria. Da qui possiamo fare 3 possibili ipotesi. La prima, ovvero che la tomba e il corpo di Alessandro furono distrutti dai cristiani in quell'epoca di tumulti, in modo che non potesse più essere oggetto di venerazione e centro di resistenza per i pagani. La seconda ipotesi afferma che la tomba venne distrutta, ma il corpo in qualche maniera venne messo in salvo dai pagani. Paghi di aver azzerato la minaccia costituita dall'edificio, i cristiani lasciarono passare in sordina la scomparsa della salma, che comunque si eclissò nelle tenebre della storia e della leggenda. Terza e ultima ipotesi afferma che la tomba di Alessandro venne riconvertita come molti altri monumenti civili, quali il Tempio di Dioniso e il Cesareum, e il corpo di Alessandro nascosto, distrutto o spacciato per qualcun altro in attesa che della sua memoria si perdesse ogni traccia. Forse che la tomba e il corpo siano stati distrutti dalla furia iconoclasta dei cristiani? Oppure che i resti del Macedone siano stati veramente spostati altrove dai pagani per salvarli dalla distruzione. Comunque sia, in questo periodo fiorirono un'infinità di leggende sul luogo di sepoltura di Alessandro, leggende alimentate anche dagli arabi che conquistarono la città nel 642. Della tomba si perse ogni memoria, al punto che da oltre 1 secolo e mezzo stuoli di studiosi e archeologi la stanno ancora cercando senza sosta. Il Supremo Consiglio per le Antichità dell'Egitto ha riconosciuto oggigiorno ben 140 tentativi effettuati negli ultimi secoli di localizzare la tomba di Alessandro Magno. Vediamone qualcuno. Nel IX secolo è attestata l'esistenza di una moschea detta Dul Qurain, che si pensava contenesse la tomba del Macedone. Nel 1850 Ambroise Schilizzi annunciò di avere scoperto la tomba nei sotterranei della moschea di Nabi Daniel ad Alessandria. Nel 1879 un operaio disse di avere visto nei suoi sotterranei, oltre a una porta, un cadavere in trono con in testa un diadema. C'è anche chi giurò di avere ricevuto nel sonno la mappa con il luogo di sepoltura del Sema. Nel 1996 l'archeologa Liana Souvalzi
annunciò di avere trovato il sepolcro nell'oasi di Siwa, ma i frammenti di iscrizioni e lapidi trovate nel sito non confermano con certezza che la struttura identificata sia davvero una tomba. Mentre tutti rincorrevano i sensazionalismi, quasi nessuno fece caso ad un monumento scoperto già nel 1907 dall'archeologo italiano Evaristo Breccia, una stanza di alabastro costruita con blocchi colossali. La stanza era perfettamente levigata all'interno, mentre all'esterno appariva grezza, segno che doveva essere stata interrata. Era ubicata nel cimitero latino di Alessandria, in una zona che dovrebbe corrispondere all'ala sud-est del Palazzo Reale dei Tolomei. Negli anni 30 un altro archeologo italiano, Achille Adriani, studiò questa stanza, ricordando alcune testimonianze degli antichi autori. Pausania, ad esempio, scrisse che Alessandro era stato sepolto alla maniera dei Macedoni, quindi camere sotterranee ricoperte da tumuli di terra. Adriani sviluppò l'ipotesi che la camera di alabastro fosse un elemento del più vasto complesso destinato ad accogliere le spoglie di Alessandro Magno. Nel 2014 fece invece scalpore la notizia del ritrovamento ad Anfipoli, nella Macedonia centrale, di una grande sepoltura di età ellenistica, attribuita proprio ad Alessandro Magno. Al suo interno fu rinvenuto anche uno scheletro, attualmente sotto studio per determinarne l'identità. Questa tomba ha un aspetto monumentale ed ostenta opulenza, e ciò fa pensare che lo scheletro appartenga a una persona di rilievo nella società macedone. Ovviamente può essere però chiunque, non necessariamente colui che tutti sperano. Concludiamo con l'ipotesi alternativa suggerita in un programma televisivo, Mystery Files, del National Geographic. L'ipotesi si basa su un fatto storico realmente accaduto nell'anno 828, allorché il doge veneziano Giustiniano Partecipazio inviò ad Alessandria d'Egitto 2 mercanti della Serenissima, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, per recuperare e portare in salvo le reliquie di San Marco, che proprio ad Alessandria erano conservate, avendo subito lì il martirio. L'Egitto era infatti da poco stato invaso dalle truppe musulmane provenienti dall'Arabia, che portavano con sé la nuova religione islamica diffusasi da poco, che rappresentava una grave minaccia per le reliquie e i luoghi santi che risiedevano in quella terra. Pertanto lo scopo della spedizione era portare a Venezia le ossa di San Marco per salvarle dalla distruzione. I 2 mercanti veneziani, con una mossa astuta, prelevarono le reliquie e le nascosero in una cesta, coprendole con carne di maiale. In questo modo riuscirono ad evitare i controlli delle truppe musulmane, che ovviamente si rifiutarono di toccare la carne suina considerata impura. Secondo lo studioso Chag, le ossa portate a Venezia durante quella spedizione, poste nella Basilica di San Marco e tuttora venerate dai devoti, potrebbero in realtà essere quelle di Alessandro Magno e che sarebbero state scambiate per quelle del santo evangelista. Nessuna analisi scientifica sulle ossa è stata ad oggi effettuata per confermare o smentire tale ipotesi. Una teoria però che cozza con i resoconti di alcuni geografi locali, tra cui Ibn Abd al-Hakam nell'803 o al-Massudi nell'896, così come Leone l'Africano nel 1494. Tutti questi autori raccontano di un sepolcro nel mezzo delle rovine di Alessandria, meta di pellegrinaggio di molti stranieri convinti che fosse proprio quella di Alessandro Magno. Versione che fu confermata dal viaggiatore britannico George Sandys nel 1611. Nel XVIII secolo ci si concentrò nell'area dell'antica moschea di El Attarin, che la gente indicava come la tomba di Alessandro. Nel 1798 membri della spedizione napoleonica trovarono invece nel cortile interno un enorme sarcofago in granito, finito poi in mano inglese. Si scoprì poi che il manufatto apparteneva al faraone Nectanebo II, ma per gli studiosi il sarcofago ospitò le ossa di Alessandro Magno nel viaggio da Menfi ad Alessandria.
Nel 1823, accanto alla vecchia moschea, sorse la moschea di Nabi Daniel in un luogo conosciuto come la collina del corpo, il Soma, una coincidenza che incuriosì avventurieri ed archeologi. Nel 1850 circolava una prima testimonianza di un presunto sarcofago addirittura in cristallo celato nei sotterranei della moschea di Nabi Daniel, fatto confermato apparentemente dalla guida locale Ambroise Schilizzi nel 1879. Persino Erich Schliemann, l'archeologo tedesco che scoprì i resti dell'antica città di Troia, si interessò alla questione. Come tanti prima di lui, si scontrò però con il diniego delle autorità egiziane per indagare oltre. La caccia alla tomba di Alessandro è quindi ben lungi dall'essere conclusa. È un'epopea che dura da secoli, non meno affascinante e avventurosa delle imprese stesse del conquistatore macedone. Oggigiorno disponiamo di mezzi e strumenti per poter tentare di risolvere questo mistero, ma solo il tempo potrà portarci risposte certe e solo prove inoppugnabili potranno finalmente dirimere questo annoso dilemma che attanaglia ricercatori ed appassionati da svariati secoli.